intanto ti ringraziamo molto per aver accettato di chiacchierare con noi e di contribuire al lavoro dei Granai della Memoria. Io comincerei col chiederti proprio una cosa che riguarda la memoria, la costruzione della memoria attraverso il cibo. E l'idea stessa della memoria alimentare è legata alla Madeleine, Madeleine di Proust è il simbolo del ricordo. E qual è la tua Madeleine? Diciamo, mia Madeleine è la polenta, perché il mondo dei ricordi più tenaci e incisivi che ancora mi sento alle spalle è quello dell'alimentazione durante la guerra, e quindi la polenta era già un lusso, specie se condita con l'olio. Con l'olio, non con la ringa. Quindi. No, con la ringa no, anzi avevamo pure una cuoca, però che ci cucinava polenta. Polenta, quello che aveva a disposizione. E poi ecco, c'è stato un periodo che ha riguardato la mia adolescenza, che appunto guerra dopo guerra, trapianto da Roma a Napoli, e scoperta di certe, nonostante la situazione così di grande precarietà, però insomma di certe buone cose napoletane. Io non conoscevo, tipo i roccocò, infatti mi ruppi pure un dente, oppure le cassatine, questi dolci fatti un po', come dire, alla buona. Alla buona come in quegli anni, certo. Però buoni. E poi le cose americane, che io trovo buonissime, la rimpiango ancora una specie di spezzatino sovraccarico di legumi e di spezie che si chiamava meat on vegetable. Buono. Condita con la fame. Con la fame di allora, è un cibo da tarmurriata nera, quello sì. Che tu descrivi. Quindi tu ti senti napoletano o romano dal punto di vista gastronomico e non solo? Diciamo, dal punto di vista gastronomico mi sento napoletano, soprattutto quando sono andato via da Napoli, però corredato di una sposa napoletana. Io sono nato, ho vissuto a Roma fino ai 14 anni, poi sono stato 10 anni a Napoli, finché non mi hanno assunto in Rai. Mi sono sposato e così mi sono autoscodellato una consorte napoletana, cucina benissimo, quando gli va. Qual è la cosa che ti piace di più fra quelle che lei ti cucina? Beh, direi il pasticcio di maccheroni, quello con la crosta dolce. Il timballo. Il timballo, sì. Meraviglioso. E poi io sono addetto a lavori così di scarsa qualificazione, tipo fare le polpettine, oppure fare gli struffoli. E in quei momenti passati in cucina ho la sensazione che mia moglie recuperi con una specie di vocazione al padronato nei miei confronti, no? Alla sopraffazione, perché anziché il manico, diciamo, il cucchiaio ce l'ha lei. Certo, lo scettro. Sì. Anche se però le polpettine sono un lavoro importante, direi che sono quasi un lavoro di concetto in cucina. Beh, la elaborazione dell'impasto, ma da quella sono escluso. Ah, sei escluso da quella. Si mette davanti, sai, come il pappone delle galline e io devo. Mi piace moltissimo la frittata dei maccheroni senza le uova, quella bianca con gli spaghetti, con i capperi delle olive, lo scammaro, sublime. Lo scammaro. Come si chiama? Lo scammaro, quella lì, senza le uova. La pizza di scammaro.
Pizza di Scalmaro. Pizza di Scalmaro. A proposito di pollo, tu hai parlato di pastone per le galline, arriviamo, era chiaro che saremmo arrivati al pollo ruspante. Ecco, perché hai deciso di fare il pollo ruspante? Ma ho deciso di fare il pollo ruspante perché in quell'anno ero diventato una specie di cocchetto di Roberto Rossellini, il quale aveva molto apprezzato il mio primo film, che era un film a episodi con attori non professionisti, si chiama I Nuovi Angeli, sui giovani del miracolo economico. I ventenni del boom erano i nuovi anni. E Rossellini, che aveva poi anche un suo spessore di sociologo, apprezzò quel film, e poi, siccome il produttore era Alfredo Bini, Bini aveva un'opzione su Pasolini, io ero il suo esordiente e quindi poteva fare di me quello che gli pareva. E poi c'era Godard sullo sfondo, e Bini chiese a Rossellini di proporgli un'idea per un film fatto da 4 autori, ma di fatto monotematico. Il monotema che Rossellini suggerì, lui che era sempre leggermente più avanti della media cultura nazionale, propose di fare un film sui consumi, sulla manipolazione del gusto, dei desideri, delle aspettative, delle aspirazioni del consumatore. Erano nati i primi supermarket sull'autostrada, gli autogrill, la gente scopriva il fatto che si poteva prendere le cose senza la vigilanza dei commessi e poi andare a pagare, ma soprattutto quella che veniva chiamata dai grandi sociologhi americani, Richer, Packard, White, la strategia del desiderio, che comportava l'invecchiamento psicologico del prodotto. Cioè, tu compravi un televisore uscito il giorno prima, il giorno dopo ne usciva un altro che rendeva immediatamente vecchio. E allora questo era il tema, e tutti se ne fregarono tranne me. Pasolini fece la sua ricotta, che è proverbiale pezzo di cinema. Lo stesso Rossellini, che era autore di uno degli episodi, in parte tradì se stesso, Godard se ne fregò anche lui solennemente, e io invece, così il pivelletto, lo scolaretto obbediente, feci questo paradigma sui consumi, ricorrendo alla metafora del pollo ruspante. Ed è rimasto un paradigma della società dei consumi, della critica culturale alla società dei consumi, quel film, perché oggi, quando bisogna parlare della critica alla società, si cita il pollo ruspante. In caso è diventato un modo di dire. Quindi non invecchia. Non invecchia assolutamente. Ma tu lo consideri, è un film anticipatore per molti versi, no? di quello che viviamo oggi. Si riconosce l'Italia di adesso. Sì, è un cinema anticipatore, perché si occupava di qualcosa che stava nascendo a quei tempi, quindi io probabilmente ero stato l'unico a proporre a un pubblico italiano queste tematiche che in America erano già ben radicate, esisteva proprio una tradizione scientifica. E poi si pensava che le cose sarebbero cambiate, invece no, sono quegli stessi fenomeni, però incancreniti, ingigantiti, nevrotizzanti più di prima, e poi estesi a tutto ormai. Se io ti dico che, per esempio, il pollo ruspante è un film slow, nel senso di slow food,
come filosofia, come critica, come mentalità. Tu accetti questa definizione, la condividi? E che dovrei conoscere meglio il significato della definizione. Di slow food? Anch'io dico slow food, ma non so che voglia dire. È una, Che non so è una l'inglese. filosofia anticonsumista per quanto riguarda l'alimentazione, ma soprattutto contro una serie di cattive abitudini che in nome del nuovo a tutti i costi hanno buttato via appunto l'acqua sporca con Certo. il bambino con l'acqua sporca. Certo, io diciamo per fedeltà alle mie predicazioni di quando avevo 30 anni devo poi adeguarmi a ciò che ho predicato senza fatica, perché proprio il consumismo mi è estraneo. Sono circondato, assediato da una famiglia iperconsumistica e allora taccio col mio silente esempio che non viene raccolto, ma forse un minimo di dubbi lì insieme. Ti farei una domanda su cibo e set cinematografici. Tu sei stato su tanti set, hai conosciuto tanti personaggi del cinema. Ti posso raccontare un aneddoto Ecco, sì. pittoresco, Ci speravo. e cioè quando girai l'episodio di un film in 4 episodi, però questa volta realizzati tutti e 4 da me. Il film si chiamava Le Belle Famiglie e uno dei protagonisti il protagonista di uno dei 4 episodi era Totò, che io non conoscevo, avevo conosciuto in quell'occasione. Avevo faticato un po' a convincerlo a fare il film, non perché non apprezzasse il copione, ma perché voleva essere remunerato più congruamente. Poi però riuscii a conquistarlo e poi diventammo amici, però ci davamo del lei. Io, conoscendo certe sue debolezze, lo chiamavo principe. E un giorno ci fu l'interruzione della solita interruzione, cosiddetta pausa mensa o pausa cestino, e giravamo agli esterni agli stabilimenti della RCA, che era una casa discografica, eccetera. Quindi c'erano dei vialetti e io, che ho l'abitudine di deambulare così, magari anche di parlare ad alta voce, a un certo punto, a una svolta, vidi che su un praticabile alto perlomeno 80 centimetri c'era un completino da campeggio dove troneggiava Totò, che aveva poltroncina pieghevole e altri mobili, e poi alle spalle una governante che gli porgeva delle legumiere, e io, passandolo, incrociandolo col cestino, così un po' mi mortificai, pensando ora dirà che sono un pezzente. Lui mi chiama: no, dottor Gregoretti, favorite, e mi fece sedere sul praticabile, praticamente alle sue ginocchia, sai, come gli angeli nei quadri delle Madonne del Rinascimento. E quindi io stavo sotto, lui sopra, e a un certo punto la governante scoperchiò una legumiera fumante che conteneva dei peperoncini, quelli verdi napoletani buoni. Totò infilzò uno di questi peperoni e me lo porse dicendo: dottor Gregoretti, favorite un puparuolo? Io non c'avevo portato il puparuolo, e poi era agosto. Comunque mangiai il puparuolo, manifestando con grande
apprezzamento, e dopodiché lui mi disse: dottor Gregoretti, diamoci del tu, e così siamo. Questo dicevo delle pause cestino, è quella che ricordo di più. Il Puparuolo era stata la tua iniziazione con Totò. Eh sì. Tu hai fatto la storia della televisione italiana, tu potresti negarlo con civetteria, ma noi non ci crediamo. Qual è secondo te nella storia della televisione italiana il ruolo del cibo e come è cambiato la rappresentazione del cibo nella televisione, per esempio da Mario Soldati ad Antonella Clerici? Beh, io mi ricordo molto bene il viaggio nella Valle del Po di Mario Soldati, perché era un capolavoro, oltre che di erudizione culinaria, anche di trovate, di invenzioni cinematografiche, ricerca felice di personaggi, di ambienti. E poi dopo, confesso, per esempio la televisione di Antonella Clerici. Non so, forse può darsi la vedo, perché vedo ormai c'è una specie di moltiplicazione dei banchi di cucina. Io l'altro giorno ho cambiato 3 canali, in tutte e 3 c'era qualcuno che faceva una frittatina o un sughetto, eccetera. Mi sono detto, ma forse questo è un surrogato della diminuzione del consumo del cibo reale, cioè la fame in qualche modo viene soddisfatta con lo spettacolo di queste cose, che devono essere anche buone spesso. Però mi sembra, ecco, che strida un po' col momento austerity, dovrebbero forse insegnare piatti più severi di quelli che si vedono. E poi mi dà un po' fastidio l'alimentarsi come spettacolo. Quelle sono cose che mi piacciono. Io mi ricordo una volta fui invitato a una trasmissione di Luciano Rispoli, che aveva inventato praticamente l'intervista manducatoria, e uno rispondeva con la bocca piena. Oggi è diventato un format straripante. Straripante, sì. E forse quindi tu richiami giustamente a una sorta di pudore alimentare, soprattutto in un momento di crisi come questo. Secondo me sì. Sì, perché credo che sia una minoranza quella di coloro che possono mettersi a fare queste buone cose, ricche anche di alimenti costosi e usati con generosità. Insomma, non mi pare il caso. D'accordissimo. Se tu oggi dovessi girare un film che riguarda il cibo, che cosa sceglieresti? Un film riguarda il cibo? Ma una domanda un po' a bruciapelo. Io ho fatto in teatro, mi sono una volta a Benevento, a Benevento io ho fondato e diretto per tanti anni un festival. Poi poi mi avevano cacciato, non si andava più d'accordo. E poi al mio posto venne Maurizio Costanzo, il quale invece così signorilmente mi invitò a fare uno spettacolo, nonostante fossi reprobo, perché avevo fatto un'intervista tremenda. E allora facemmo, col finanziamento della Confagricoltura locale, facemmo un teatro all'aperto, diciamo di filiazione ronconesca, perché c'erano 10 palcoscenici in una piazza, il pubblico si spostava,
e il contenuto, l'oggettistica e le parti recitate dello spettacolo erano il teatro, l'agriteatro, diviso in due giorni. Uno era l'agriteatro alimentare e l'agriteatro vegetale e l'altro l'agriteatro animale. E lì ebbi già le prime difficoltà, perché ma come animale? È poco dignitoso. e facemmo delle cose tutto sommato talvolta spiritose. Per esempio presentammo Polifemo come il progenitore dell'industria casearia, perché lui con tutte quelle capre faceva formaggi, cose. E poi ancora Romeo e Giulietta recitavano il loro celebre monologo su due specie di bracci mobili che si sollevavano, si fermavano a diverse quote, ruotavano, e quindi c'erano questi due innamorati che danzavano su queste macchine e servivano a raccogliere le pere nei frutteti. Insomma, questa è... Poi tante altre cose di questo tipo. Tu hai girato il pollo ruspante e la scena chiave l'hai collocata in un autogrill. Se oggi tu dovessi girare il pollo ruspante, dove lo ambienteresti? Diciamo, come dicevi tu, in realtà le cose nate allora sono rimaste e si sono ingigantite, una specie di elefantiasi. Oggi quello che allora era il timido e ancora discreto itinerario obbligato per passare in mezzo ai prodotti, oggi è diventato, sembra quasi la casa delle streghe del Luna Park, piena di mostruosità che però dovrebbero attrarre. Quindi c'è come appunto una degenerazione bulimica di quello che c'era prima. Un'ultima domanda, e puoi rispondere anche con una sola parola se vuoi. Qual è secondo te il cibo simbolo dell'identità italiana? Il castagnaccio. Prima di tutto perché è buono, poi perché è un cibo di origine povera, contadina, quindi un cibo tradizionale, genuino, italiano. Poi c'è un nome bello sgarbato, toscano, castagnaccio. Però è quasi scomparso. C'è molta nostalgia del castagnaccio, forse anche perché durante la guerra era come oggi mangiare, non so, il Saint Honoré, il Mont Blanc, il tiramisù, ma di più, era il massimo lusso gastronomico, dolciario, che perlomeno la mia famiglia si poteva concedere. Magari servito molto bene, ma sempre castagnaccio era. Forse dietro la nostalgia del castagnaccio c'è la nostalgia di un'Italia povera ma gentile. Sì, sì. Un'Italia povera, gentile, solidale. Io ero un adolescente e sentivo l'affetto delle persone anche sconosciute, no? C'era un rapporto affettuoso. Grazie Ugo. Figurati, andava bene. Benissimo, abbiamo imparato molte cose.